Mi fa piacere che siete qua, benvenuti. Il mio nome è Günther Leitgeb, sono parte dello staff permanente di Biathlon Anteserva, il comitato organizzatore. Queste 9 persone che lavorano qua tutto l'anno, io sono lo speaker o uno dei 3 speaker della manifestazione. Spesso io seguo la comunicazione, oltre a me c'è il presidente, ovviamente c'è la segreteria generale, c'è il ticketing, speriamo possa lavorare per l'edizione prossima. Abbiamo 4 ragazzi che preparano le piste, tutto l'impianto qua fuori. Comunque siamo in 9 tutto l'anno, in autunno poi verso fine anno alziamo a di 40 persone per arrivare poi a oltre 1000, molto oltre 1000 persone volontari che lavorano qua per la Coppa del Mondo ogni anno da ormai 50 anni. Bisogna dire che questo Biathlon Anteserva c'è da ormai 50 anni, abbiamo iniziato fine anni 60 con le prime competizioni. All'epoca ovviamente era un'altra cosa perché non era piccolo calibro, era grosso calibro, perciò aperto soprattutto al settore militare, al settore da caccia. Con il passaggio nel 77 dal grosso al piccolo calibro si è aperto molto più allo sport, al pubblico, e poi man mano, non per ultimo anche con la tecnica di sci, che quando è andato dal classico al pattinaggio si è aperto proprio al pubblico anche dal punto di vista ottico. Noi comunque all'inizio avevamo soprattutto qua, come tutti in quegli anni, al di là del fatto che nessuno voleva avere il biathlon, perché il biathlon, chi vuole il biathlon? Erano gli anni che sono nate le zone sciistiche, sono da Rossa di Seste, Plane Corone, Anteserva, comincia a fare biathlon, nessuno si interessava di biathlon, non era uno sport per il pubblico, non aveva neanche l'attenzione dei media, a differenza già della Coppa del Mondo C per esempio, che è nata nel 67, quegli anni lì il biathlon proprio era ancora a giro molto chiuso. C'era però chi ci credeva. Oggi siamo contenti che c'era chi ci vedeva, però c'è un altro problema logistico. Fondovale aperto solo in una direzione, questo ancora oggi è un problemino, comunque una questione da risolvere ogni anno, e poi soprattutto anche dei spazi disponibili. All'inizio a grosso calibro spazi disponibili o spazi necessari erano che la distanza di tiro a grosso calibro era in piedi di 100 metri, a terra 150, 200 e 250 metri, perciò spazi erano tutti diversi. A fine anni 60 poi, almeno per i campionati del mondo, perché sono nati molto prima i campionati del mondo che la Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo tra l'altro è nata anche da Anteserva, con la collaborazione di Anteserva, e soprattutto agli ospiti di lingua italiana dico sempre, anche volentieri, che il biathlon è nato prima di Dorotea Viere, perché questo non per tutti è chiaro. No, lo è. Biathlon c'è stato già molto prima di Dorotea Viere. Dorotea Viere è stata per fortuna la nostra ragazza, quella che l'ha portato al successo, diciamo, l'attenzione. Ma il biathlon che viene dalla caccia, all'inizio proprio dalla caccia, i segni delle cave in Scandinavia trovate cacciatori su una specie di sci arco, erano l'origine, poi passata in settore militare nel Medioevo, al tempo dei vichinghi, e da questo militare esce proprio il biathlon, ed esce soprattutto anche di nome. Poi sì, ma qualcun altro forse sa che nome portava. Fino al 1949 non si parlava di biathlon, ma di pattuglia militare, e da questa pattuglia militare esce il biathlon. Biathlon dal 49, l'espressione biathlon ha cominciato a prendere, diciamo, piede. Biathlon, che la parola latina di bi, che significa 2, è la parola greca di athlon, che si dice specialità o sport o discipline o competizioni. 2 competizioni fa la parola biathlon. Già come pattuglia militare nel 1891 già fondato il primo club di tiro e sci, no, di fucile e sci, o sci e fucile in Norvegia, a Tirsil, perciò molto d'epoca. Dal 1910 competizioni internazionali, anche mondiali. Dal 1958 già mondiali di biathlon, primo mondiale nel 58 a Feistritz in Austria, solo maschi, anche perché era militare, perché era militare. Le donne, primo mondiale nell'84 stesso stadio,
la prima Olimpiade maschile, che vede questa l'iniziativa indirizzata a questo, nel 26 qua metteremo i 5 cerchi olimpici. Le prime Olimpiadi per i maschi, voi lo sapete, nel 60 prime Olimpiadi maschile, nel 92 prima femminile e nel 93 poi è nata l'Ibu. Fino a lì biathlon faceva parte del pentathlon. Dal 93 c'è l'Ibu e con questo il biathlon è l'unico sport su sci che non dipende dalla FIS. Questo influenza su discorsi politici, quelli che viviamo al momento. Le FIS e l'Ibu non erano sempre d'accordo su discorsi tipo Covid, le FIS e l'Ibu avevano posizioni diverse. Perciò il biathlon è l'unico dove la FIS sì, in Italia, ma la FIS come internazionale non ha niente da dire perché dipende tutto da lì. Noi abbiamo cominciato a risolvere il problema delle distanze come? Con il lago di Anterselva. Tutto è partito sul lago ghiacciato di Anterselva a lungo. All'inizio proprio tutto, poi per il primo mondiale del 75 abbiamo cominciato a portare una parte qui, il poligono, all'inizio anche il poligono montato sul lago ghiacciato di Anterselva, anche perché avere 200 metri su 40 ettari non era un problema, mentre di trovare qui 200 metri era abbastanza difficile senza scavare, i soldi una volta non c'erano. Con i mondiali poi abbiamo portato qua la partenza, l'unica mass start tra virgolette che era la staffetta, è partita ancora fino agli ultimi anni 80 se non sbaglio sul lago, li aspettavamo qua noi, la gara non partiva qui, la gara partiva da tutt'altra parte, prima o poi arrivavano anche qua, poi man mano tutto è stato portato qui. Nel 75 il primo mondiale, nel 70 che siamo subentrati ad Asiago che non aveva neve, nel 76 subito il secondo mondiale, il mondiale più corto di tutti i tempi, perché? C'era neve. No, ma organizzato proprio, un mondiale di 2 ore, un mondiale che durava 2 ore. Cos'è che c'era nel 76, non troppo lontano da qui? Come? C'erano Olimpiadi di Innsbruck e all'epoca i mondiali erano, cioè Olimpiadi erano anche mondiali, ma non tutte le discipline dell'epoca di biathlon erano 3, sprint, individual e staffetta, non tutti e 3 erano olimpiche, solo 2 erano olimpiche, lo sprint non era olimpico, perciò per lo sprint abbiamo organizzato il mondiale a parte, erano in pratica campionati russi ed era una gara unica di sprint del 76, erano i 2 mondiali un po' particolari. Il primo mondiale diciamo organizzato a lungo termine era quello dell'83 e lì è nata anche la struttura base di questo edificio che oggi ospita un negozio di abbigliamento sportivo, la scuola sci, un ristorante e noi come sede amministrativa. Con ogni mondiale abbiamo diciamo fatto nuovi passi in avanti. Per il prossimo mondiale del 95 è nata la seconda versione di questo, che è ancora così simile oggi come è nata. Poi per il mondiale del 2007 sono nate una parte degli edifici tecnici che andiamo a vedere e soprattutto dalle tribune naturali sono diventate le tribune queste. E poi per il mondiale del 2020, sesto mondiale, siamo l'unica località, non siamo solo la più in quota di tutte quelle permanenti in Coppa del Mondo, ma siamo anche l'unica che ha ospitato finora 6 mondiali di biathlon. Per il 2020 invece abbiamo fatto tante costruzioni qui, tecniche che adesso andiamo a vedere.